Allora, adesso cerchiamo di capire con il query language effettivamente come lavorare su una tabella, cioè su una relazione con tabelle multiple, ok? Tipo una many to many, ok? Cerchiamo di comprendere al meglio questa tipologia di elemento. Allora, quindi voglio sapere tutti gli esami a cui è iscritto Giovanni Pace. Allora, a questo punto da che cosa parto? Ok? Parto da qui, una select star from, scusatemi, mi riorganizzo un po', quindi studente, ok, where nominativo uguale, fatemi vedere come l'ho scritto, sì, prima nome e poi cognome, Giovanni Pace. Allora, guardate, mi sono appena preso la prima tabella. Ok, perfetto, e questo è il concetto. Il concetto principale è, vediamo come funziona proprio qui sopra, ok? Mi sposto ovviamente la tabella centrale qui, giusto per essere un po' più comodo. Ok, datemi solo un attimo che risistemo tutto. Allora, sono partito da qui, ok? Mi sono riportato Giovanni Pace all'interno della mia tabella, lo aggiustiamo un attimo. Adesso che cosa devo fare? Beh, tecnicamente devo fare questo. Guardate, vado un attimo in cattura. Quindi, da qui devo passare alla tabella studente esame. Mi devo unire alla tabella studente esame. Per quale motivo? Perché mi serve questo, ok? Mi servono questi due elementi, ok? E quindi li devo correlare in questo modo. Più o meno, se ci fate caso, è una relazione many to many, scusatemi, one to many, ok? Proprio questo è il riferimento. Bene, vediamo come si fa. Quindi mi devo attaccare questa tabella qui, ok? Come funzionerà poi? Beh, effettivamente devo rendere identici questi due elementi, guardate, ok? E per ottemperare ovviamente a questa richiesta, che cosa mi verrà predisposto? Questo elemento qui, ma ovviamente c'è anche quest'altra tipologia di iscrizione qui, ok? E dato che questo deve essere uguale a questo qui, per quello che abbiamo appena detto, quindi questo campo deve essere uguale a quest'altro, ok? Questo campo equivale a Giovanni Pace, ci sarà una replicazione ovviamente del dato, ok? Ovviamente come si esplicita questo? Con una join, select star from studente, join che cosa? Bene, join studente esame sul campo che ovviamente la tabella di partenza è studente.studentid è uguale a studente esame punto studente ref. Quindi studente esame on, ok? Studente.studente id, che è la tabella di partenza, ricordatevi è sempre quella subito sopra, questo è un piccolo trucchetto, è uguale a che cosa? A studente esame.studente ref. Ci siamo? A questo punto cosa succede? Vado ad eseguire l'operazione ed ottengo esattamente quello che mi aspettavo, ok? Quindi compatibilmente a quello che abbiamo qui. Adesso l'informazione dell'esame dove la trovo? Ok, la trovo dall'altra parte. Quindi mi devo unire questa nuova tabellona gigantesca che ho creato a quest'altra, ok? Quindi capite benissimo che devo effettuare una correlazione tra questi altri due elementi, li faccio di un colore diverso, ok? E quindi devo dire che il join va fatto con esame e dalla tabella di partenza che è studente esame in questo momento, perché? Perché tecnicamente mi trovo qui, ok? Da studente esame devo andare a finire qui sopra. Guardate, l'idea è proprio questa, quindi una volta che ho l'esame RIF vado ovviamente a portarmi questo dato in casa, ok? Ed ovviamente per lo stesso identico motivo ho anche quest'altro qua. Vedete? E quello che vado a creare fondamentalmente è una tabellona gigantesca che li unisce tutti e tre. Quindi ritorniamo a noi, join, che cosa? Esame. Su quali campi? Bene, la tabella di partenza è studente esame, ma lo studente esame c'ha ovviamente quale campo? Ritorniamo a noi, c'ha esame RIF, perché non è il suo il campo, no? Esame RIF è uguale a che cosa? A esame.esame id. E quindi fondamentalmente effettuiamo questa correlazione. E quindi, guardate, posso dire con certezza che Giovanni Pace è iscritto ad analisi 1 del 2020-0102, ok?
quindi la data in formato reverse, ok? Quindi dal anno, mese e giorno. Quindi capite benissimo, ok, che questa tipologia di operazione è molto semplice con i join, semplicemente perché se riuscite a palesarvelo, ok, a livello di struttura di questo tipo, è molto molto semplice da utilizzare. Vogliamo provare a fare il contrario, quindi guardate, mi tolgo questa tabella qui, la metto qui sotto e voglio partire dall'esame, ok? Quindi mi pulisco praticamente tutto e riparto da zero. Partiamo dall'esame. Voglio sapere tutti quanti gli iscritti ad analisi 1. Benissimo. Voglio conoscere tutti gli iscritti ad analisi 1 del 2020 0102, che è esattamente questa qui. Vedete? Lo voglio specifico. Quindi a questo punto cosa faccio? Bene, semplicissimo. Select star. Partiamo da from esame, ok? Where ovviamente il titolo dell'esame è uguale ad analisi 1 and la data esame è uguale a 2020 0102. Vediamo un po', se tutto quanto va a buon fine ci riportiamo questo elemento qui. Bene, riportiamolo sull'Excel. Quindi mi riporto questa situazione qui, ok? E ho appena selezionato questo elemento qui. Ci siamo? Guardate, datemi qualche secondo che lo porto un po' più su, giusto perché ci servirà poi un po' più di spazio. Bene, a questo punto che cosa devo fare? Mi trovo in questa situazione, devo ovviamente unirmi allo studente esame sul campo esame RIF. Benissimo, quindi faccio una join dove mi riporto questo elemento. Bene, il 2, vedete, sono questi, scusatemi, sono questi tre elementi. Quindi tecnicamente che cosa succede? Mi riporto il primo elemento perché esame RIF ed esame ID devono essere la stessa identica situazione, quindi vedete questo è uguale, ma anche questo è uguale e anche questo è uguale. Ci siamo? Quindi, dato che questo campo deve essere esattamente uguale a questo, quindi chi sono? Ovviamente i due nella parte di esame, quindi è come se scrivessi 2, 2, 2 qui, mi ritrovo esattamente la replicazione del dato, per ovvi motivi. Ok? Esattamente come nella one to many. Quindi a questo punto cosa succede? Vado ad effettuare la mia join, quindi join, vado un attimo a capo, studente esame, on la tabella di partenza che è esame, che ha ovviamente esame ID, che è uguale a studente esame punto esame RIF. Allora, se ci fate caso, io ho chiamato così le chiavi proprio per questo motivo. L'ID ce l'ha la tabella di appartenenza. Guardate, se questo è uguale a questo, fondamentalmente io lo chiamo ID. Se questo qui non è uguale alla tua, ovviamente alla tabella di appartenenza, sarà un riferimento. Questo è un piccolo trucchetto che è molto utile quando si sviluppano le foreign key. Bene, eseguo questa operazione, guardate, in maniera totalmente compatibile con quello che abbiamo fatto con l'Excel, ce l'abbiamo qui davanti. E allora a questo punto cosa succede? Ci ritroviamo ad effettuare la stessa identica, quindi il secondo salto, quindi la seconda unione, dobbiamo unire lo studente esame.studente RIF ovviamente a quest'altro elemento che sta qui sopra. Come si fa? Bene, lo stesso identica situazione, andiamo sull'Excel, mi riporto lo studente, eccolo qui, e devo dire, ok, quindi la cosa fondamentale per me è dire che questo elemento e questo elemento, mi dispiace che sono incrociati ma è un caso, ok, devono essere identici. E allora a questo punto, guardate, 1, 2, 3, chi è l'1? 1 è Giovanni Pace, perfetto. Chi è il 2? 2 è Mario Rossi. Il 3 chi è? Valeria Verdi. Ok? E quindi qui ci ritroviamo effettivamente tutti quanti gli iscritti. Andiamo a vedere, vado in join studente, on, studente esame, quindi la tabella di partenza, punto, studente RIF perché non è il mio, ok? Uguale studente, punto, studente ID. Eseguo la mia query e qui
ho praticamente tutte quante le mie informazioni, ok? Se voglio renderle un pochettino più leggibili e voglio riprendermi soltanto il titolo, la data dell'esame, il nominativo e la matricola, tolgo l'all, quindi la star, e ottengo soltanto queste informazioni. È chiaro? Adesso comprendiamo però una cosa fondamentale, ok? E queste sono delle inner, tutte quante, join. Per quale motivo? Perché tecnicamente noi stiamo cercando tutti quanti gli elementi, quindi tutte quante le persone che hanno in comune tra studente e esame, ok, delle iscrizioni. Nel prossimo video cerchiamo di capire come si vedono, come si visualizzano tutti quanti gli elementi, ovviamente di left e right, rispetto a tre colonne, scusatemi, a tre tabelle principali. Ok?